Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel 28esimo episodio della Paccarriera, la serie dove ogni scelta di mercato viene guidata dai pacchetti dell'Ultimate Team, nel bene e nel male. Nel precedente episodio abbiamo vissuto momenti intensi, 2 vittorie nei derby contro il Genoa, 2 pareggi consecutivi contro il Milan, entrambi terminati 1-1, e una sconfitta netta contro il Napoli, che ci ha fatto tornare bruscamente alla realtà. Tutto questo ci ha comunque permesso di raggiungere il terzo posto in campionato, a soli 2 punti dal secondo e a 7 dalla vetta. Siamo quindi nel vivo della lotta. In questo episodio proseguiremo per un paio di mesi, partendo dalla chiusura del mercato di gennaio e attraversando tutto il mese di febbraio. Potrebbero comparire inoltre impegni extra, come un nuovo turno di Coppa Italia o magari gli ottavi di Europa League. Per questo motivo non posso ancora dire con certezza quali partite vedremo oggi, ma quel che è certo è che iniziamo ad entrare nella fase più calda della stagione. Si parte con la trasferta contro il Metz, nell'ultima partita della fase a gironi di Europa League. Siamo già qualificati, ma voglio comunque chiudere il girone nel modo migliore. La squadra francese ha buoni giocatori, come ad esempio il terzino destro Coffi, e si schiera con un 4-4-2 piuttosto classico, basato su grande intensità nella fase di non possesso. Dovremo stare molto attenti a non perdere lucidità in costruzione, soprattutto quando proviamo ad uscire dal basso. Non essendo una gara decisiva, ne approfittiamo per far rifiatare alcuni titolari. In campo dal primo minuto ci saranno Giordano in difesa, Yepes e Santoro a centrocampo, mentre Machino guiderà l'attacco. Kien invece partirà dalla panchina, pronto a entrare nella ripresa se servirà una scossa. Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Se volete sapere come finirà, rimanete qui su EA Sports. Siamo noi a dare il calcio d'inizio alla sfida e dopo mezz'ora di sostanziale equilibrio sono i padroni di casa a creare il primo vero pericolo. L'attaccante francese sfonda sulla destra, mette dentro un pallone interessante per Elisor che calcia, ma non riesce ad angolare abbastanza per battere la fonte. 10 minuti più tardi, su una sponda di testa di Giordano arriva la nostra risposta. Machino si coordina bene e calcia di destro, ma la palla colpisce il palo esterno e sfuma sul fondo. Il primo tempo si chiude così, sullo 0-0, con due squadre che ci provano ma senza troppa convinzione. Nella ripresa il Metz parte forte e dopo pochi secondi prova subito la conclusione dalla distanza, senza però centrare lo specchio. Passano 5 minuti e i francesi ci riprovano, tiro ad incrociare dall'attaccante che sfiora il palo, con la fonte che può solo seguire la traiettoria col fiato sospeso. Dopo questo inizio arrembante la partita si spegne di nuovo e il triplice fischio dell'arbitro arriva quasi come una liberazione dalla noia. Il pareggio ci sta più che bene e ci permette di guardare avanti con fiducia. Devono però battersi, hanno centrato la qualificazione che è la cosa più importante. Pochi giorni dopo torniamo in campo, questa volta davanti al nostro pubblico, per affrontare la Fiorentina. I viola non sembrano aver rivoluzionato la rosa durante il mercato invernale, infatti i giocatori più forti sono rimasti e non ci sono state grosse novità. Il loro stile, fatto di lanci lunghi e pressing costante, ci mette spesso in difficoltà, ma allo stesso tempo crea spazi che possiamo sfruttare. Le partite contro di loro sono sempre imprevedibili, per questo motivo scegliamo un turnover leggero, solo 2 cambi tra gli 11, con Marusic e Pereira che partiranno titolari per far rifiatare i più affaticati. Si è detto e scritto molto alla vigilia su questa sfida, ci siamo, nei prossimi 90 minuti sapremo tutta la verità su questo match. Il calcio d'inizio degli ospiti, ma siamo noi a partire con più convinzione. Dopo appena 5 minuti Golovin viene liberato davanti al portiere, che però si fa trovare pronto e respinge il primo vero tiro della partita. Sul calcio d'angolo che ne nasce andiamo vicinissimi al vantaggio con un colpo di testa di Mallica, che finisce fuori di poco. Poco dopo ci prova anche Stein con un sinistro potente da dentro l'area, ma ancora una volta è Castells a tenerli in piedi con una parata decisiva. Al 31esimo arriva la prima occasione anche per la Fiorentina. Barak cerca il primo palo con un tiro teso, ma la fonte è reattivo e respinge con un riflesso da applausi. Sul ribaltamento di fronte Ken scappa via, entra in area e calcia, ma ancora una volta ci ferma il palo ed è il secondo in 2 partite. Anche stavolta il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma stavolta la sensazione è che siamo davvero vicini a sbloccarla. Dopo 8 minuti della ripresa Adli riesce a liberarsi per provare il tiro, ma si allarga troppo e la fonte para senza particolari problemi. Poco dopo Ken riceve un pallone che rimbalza male, ma prova comunque la conclusione al volo. L'occasione era ghiotta ma viene sprecata e non è da lui, e infatti si riscatta subito dopo. Salta netto il difensore che si era lanciando in scivolata, si presenta davanti al portiere e con freddezza segna il classico gol dell'ex. Siamo in vantaggio. Nel finale Adli ci riprova da fuori con un tiro potente ma centrale e la fonte interviene ancora con sicurezza evitando guai. Dopo quasi 3 minuti di recupero arriva il fischio finale. Non è stata una gara facile, ma alla fine conquistiamo 3 punti pesantissimi per la classifica. Grande carattere contro una squadra che non ha concesso nulla.
In settimana abbiamo ospitato il Sassuolo per gli ottavi di Coppa Italia. L'obiettivo minimo della stagione era proprio quello di raggiungere questo turno e quindi abbiamo optato per un ampio turnover. Alla fine la scelta ha pagato ugualmente, vittoria per 2-0 firmata da 2 calci di rigore perfetti di Pereira. Il primo è stato piazzato in basso a destra, il secondo in alto a sinistra, a dimostrazione di una freddezza assoluta. Ora, ai quarti, ci attende la sfida contro la Lazio. Prima però bisogna pensare al campionato, dove siamo ospiti del Monza, una partita che, almeno sulla carta, doveva essere semplice, ma che in realtà si è rivelata tutt'altro che comoda. Il Monza si è chiuso bene, concedendo pochissimo e limitando al minimo le occasioni. Alla fine, però, ci ha pensato Soriano con un gol pesantissimo a portarci la vittoria. Loro mai davvero pericolosi, noi bravi a non perdere punti in una sfida insidiosa. La settimana seguente abbiamo affrontato di nuovo il Sassuolo, stavolta in trasferta e per il campionato. Nonostante un altro ampio turnover, abbiamo avuto molte meno difficoltà. Infatti, a sbloccare la gara ci ha pensato Giordano, che di testa ha convertito perfettamente un calcio d'angolo. Poi, in contropiede, è stato ancora Mario Soriano a colpire con un tiro potente e preciso. 2 gol in 2 partite per lui e altri 3 punti per noi. Ed è ora di tornare su palcoscenici più importanti perché ci attende lo scontro diretto contro il Napoli capolista. Gli azzurri, già forti all'andata, si sono ulteriormente rinforzati durante il mercato invernale. In difesa ora schierano José María Giménez e Simakan, ex Lipsia, mentre dalla panchina possono pescare Guirassy come alternativa a Osimhen e Mudryk come opzione offensiva in più rispetto a Kvara o Salah. Inutile girarci intorno, sarà durissima. Il loro stile non è cambiato, puntano tutto sulla velocità in contropiede e per questo decidiamo di non fare turnover. Scendiamo in campo con la miglior formazione possibile, decisi a provare a vendicare la sconfitta subita all'andata al Ferraris. È un incrocio decisamente interessante questo, che mette a confronto il miglior attacco dei padroni di casa contro la difesa meno perforata dell'intero torneo. Non cambiate canale, sta per andare in scena il match con il Napoli che affronta la Samp. Sono i padroni di casa a dare il calcio inizio e dopo appena 4 minuti Simakan serve Osimhen, che controlla male ma riesce comunque a calciare, costringendo la Font alla prima parata della gara. Al 15° minuto siamo però noi a colpire. Lopez supera Lobotka con un dribbling secco, lancia Chiesa in profondità e l'attaccante glaciale nel battere Meret sul palo lontano. Vantaggio nostro ma a sorpresa. Il Napoli però reagisce subito. Kvaratskhelia ci prova dal limite e trova una prima risposta di Lafont. Poco dopo ci riprova con un tiro simile e ancora una volta il nostro portiere è decisivo. Al 38° però arriva il pari. Osimhen riceve palla appena dentro l'area, calcia di prima intenzione e trova l'angolino. Da lì inizia il blackout. Appena 2 minuti dopo Kvara sfugge alla marcatura, si presenta davanti alla Font, lo finta e con un pallonetto morbido firma il sorpasso. E nel recupero del primo tempo è ancora Osimhen a scappare, eludere la chiusura del difensore e infilare nuovamente l'angolo. 3 gol in 7 minuti. La nostra difesa va in crisi totale e si va all'intervallo sotto 3-1. Nel secondo tempo proviamo a riprenderla. Stein si presenta davanti a Meret e prova a incrociare sul secondo palo, ma il portiere del Napoli è attento e devia in angolo. 10 minuti più tardi Kane inventa un filtrante splendido per Stein, che ci prova di controbalzo, ma la palla esce di pochissimo. 2 occasioni importanti che avrebbero potuto riaprire la partita, e invece l'entusiasmo si spegne gradualmente e la partita si trascina fino al 90°. Usciamo sconfitti da un altro scontro diretto, proprio nel momento in cui eravamo riusciti a riportarci a ridosso della vetta. Peccato perché avevamo cominciato con l'atteggiamento giusto. Più di tutte quest'anno e anche oggi ha dimostrato di poter trovare il gol con una certa facilità. Con un attacco del genere diventa tutto più facile. A metà settimana, ancora un po' stanchi dalla battaglia precedente, ci aspetta la Lazio nei quarti di Coppa Italia. La squadra biancoceleste è rimasta pressoché invariata, con forse l'unica novità di Pasalic in rosa. Continuano a proporre il loro stile, tiki-taka ragionato e una difesa ben bilanciata. Arrivano da 5 risultati utili consecutivi, quindi la loro condizione è ottima. Considerando gli impegni ravvicinati e le nostre priorità, la Coppa Nazionale diventa il terreno ideale per far ruotare un po' gli uomini. In campo, infatti, ci sono ben 5 seconde linee. Continua lo spettacolo del grande calcio, qui ovviamente su EA Sports, gara che viene trasmessa in molti paesi con milioni di potenziali spettatori e del resto è una sfida che si preannuncia infuocata di grande spettacolo. Entrambe le squadre si sono dette certe di portarla a casa, ma alla fine avrà ragione soltanto una. La partita prende il via con Moukoko che tocca il primo pallone, ma il primo tempo è povero di emozioni, almeno fino al 33°. Machino ha una grande chance per sbloccarla, ma prova un colpo da calcetto che non trova la porta. La Lazio riparte in contropiede e riesce a servire in area proprio Moukoko, che si trova a tu per tu con la Font. Il nostro portiere esce con coraggio e gli chiude lo specchio in extremis. Nel finale ancora Moukoko si esibisce in una serpentina nell'aria, poi serve Isaacsen che però calcia male, fuori dallo specchio. Primo tempo chiuso sullo 0-0, ma abbiamo rischiato grosso. Che la Lazio avesse cambiato marcia lo si capisce da subito.
subito, pochi minuti dopo l'intervallo passano in vantaggio. Mukoko riceve al limite e lascia partire un tiro perfetto che si insacca all'angolino. Proviamo a rispondere con Yepes che alza un pallone preciso per Dewsbury Hall. L'inglese controlla di petto e prova il tiro al volo, ma la mira è imprecisa. Nel finale servono cambi decisi e infatti inseriamo Ken che entra in campo e cambia tutto. Alla prima vera occasione sfrutta alla perfezione un contropiede calciando con potenza sotto la traversa per l'1-1. Ma non è finita. Negli ultimi istanti Golovin lo pesca ancora. Ken calcia al volo, trova il corpo di Bamba ma la palla resta lì e Moise è il più veloce di tutti a ribadire in rete. Un giocatore incredibile, rimonta completata e siamo in semifinale. È il miglior risultato ottenuto finora sotto la mia guida. Hanno avuto ragione di un avversario tosto, bravo a ribattere colpo su colpo. Possono godersela questa vittoria che porta in dote anche il passaggio del turno, tra l'altro. Passano pochi giorni e torniamo a concentrarci sulla Serie A. Al Ferraris arriva il Parma che si difende con ordine e riesce a resistere a lungo. La svolta arriva con l'espulsione di Mihaila. Da quel momento si aprono più spazi e finalmente Machino, liberatosi dalla sua sfortuna, trova il gol che decide la partita. Nel finale gestiamo il vantaggio senza correre rischi. E così con febbraio ormai alle spalle possiamo dare un'occhiata alla classifica. Dopo esserci riavvicinati al Napoli, la sconfitta nello scontro diretto ci ha fatto scivolare di nuovo a -5. Sono comunque meno rispetto a inizio episodio e il Milan ci precede a -3, mentre le altre sembrano ormai tagliate fuori dalla corsa. Nel frattempo si sono svolti i sorteggi degli ottavi di Europa League e il destino ci ha abbinati al Besiktas. Li avevamo già affrontati nei gironi, se vi ricordate, ma ora è tutt'altra storia. In palio c'è il passaggio ai quarti e giocare in Turchia non sarà per niente semplice. Il loro pressing è sempre aggressivo e spinti dal pubblico sarà ancora più difficile contenere la loro intensità. Proprio per questo motivo scegliamo di schierare quasi tutti i titolari, quasi, perché sia De Paoli che Marusic sono a corto di energie e dobbiamo adattare Giordano sulla fascia destra. È uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, è un duello tutto da seguire fra due squadre che giocano un grande calcio che spesso ha regalato in passato grande spettacolo. Fischio d'inizio, i padroni di casa muovono il primo pallone, ma siamo noi, dopo appena 7 minuti, ad avere la prima occasione. Sta in calcio in porta, ma oggi non sembra avere il piede caldo e il portiere devia in angolo. Sul corner Mallica svetta di testa e sembra aver fatto tutto bene, ma un difensore salva sulla linea. Subiamo poi un inserimento centrale inatteso. Muleika tenta un pallonetto sulla Font, ma il tiro è troppo morbido e facile da bloccare. Il nostro portiere lancia subito e ne nasce un contropiede perfetto. Cacchiere vede il corridoio giusto per Ken, che attacca la profondità e incrocia sul palo lontano. E vantaggio. Nel finale primo tempo il Besiktas prova a reagire con Rafa che affretta la conclusione su un contropiede e colpisce in pieno la Font, bravo poi ad aiutarsi con un compagno per spazzare. Chiudiamo il primo tempo avanti di una rete, ma sappiamo che dovremo difenderla con le unghie. Rafa infatti ci prova subito nella ripresa con un tiro disperato da lontanissimo, ma facile preda di La Font. Ken risponde dall'altra parte con una conclusione molto più pericolosa, ma anche stavolta il portiere avversario si supera. Al minuto 73 è ancora Muleika ad avere un'occasione, penetra centralmente e calcia, ma il tiro è debole e centrale e La Font para ancora. Il triplice fischio arriva e segna una vittoria importantissima. Abbiamo fatto un grande passo verso i quarti di finale. Al proprio pubblico con un vantaggio pesante per chiudere il discorso qualificazione. Marzo inoltre ci porterà altre sfide complicate e chissà come ne usciremo. Ma per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto e credete in questa Sampdoria, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!